costrette al silenzio. Temiamo chi parla di noi, chi non parla a noi e con noi. Sappiamo che cosa significa essere costrette al silenzio. Certo, sappiamo che le forze che ci hanno fatto tacere, poiché non hanno mai voluto parlarci davvero, sono ben diverse dalle forze che dicono parla, raccontami la tua storia. Unica condizione, non parlare con la voce della resistenza. Che cosa significa per te casa? To my own opinion, house, I see house as which is home. Wherever you are staying is your home. So for me, coming to Italy here is looking for a better life. Want to make a home, want to build a home. That is why I am here in Italy. La casa per me è un luogo dove mi sento al sicuro, dove sono le persone che io voglio bene, che sono i miei bambini, dove mi trovo bene, dove ho lo spazio per dare l'attenzione ai miei bimbi, per stare con loro. Per me casa sono un insieme di cose, tra le principali ovviamente il sentirmi calorosamente accolta, sentirmi in un ambiente sicuro, protetto, con attorno a me persone che mi vogliono bene, non mi giudicano per la persona che sono e sono anche in grado di potermi aiutare in qualunque periodo della mia vita. Diciamo che casa è la mia vita. A mio padre non andava assolutamente giù che io fossi troppo intelligente o troppo colta. Si rovinerà, diceva mia madre. E tu, che importanza dai all'istruzione? Education has a very important impact to human life. When you are educated, you cannot be cheated because you will always know your right and you will stand by it. When you are not educated, you are just like somebody, they say go here, you say okay I will, you go there, okay I will. Even that thing they are telling you is not the right thing because you are not educated, you don't know what it means, so you just follow and at the end it looks stupid because you didn't acquire the knowledge to yourself to know what you are supposed to do at the right time. So when you are educated, it makes you to look brighter and makes you to look more how do I put it, like lighter. You don't, when you are not educated, you look so heavy because everything seems to be so big to you. When you hear a word, it looks so big and you don't know how to break it down. Lo studio io penso che è molto importante, studiare, imparare tante cose e avere, come ho detto anche prima, un diploma per nel futuro avere un lavoro migliore, un po' non come lavoro io, che non ho studiato. Non ho avuto possibilità perché la mia famiglia non mi hanno dato quella possibilità di andare a scuola a studiare. Io sono cresciuta in una zona molto chiusa, in una città molto chiusa, piccolo, in campagna. Non hanno preferito di mandarmi a scuola perché loro pensavano così. Ma io penso che hanno sbagliato. Penso è vero che hanno sbagliato, non solo che penso. Una mentalità così che era in campagna, io abitavo in campagna, sono nata in campagna e lì alla scuola era lontano. Pensavano che lì le donne non devono uscire, non devono andare lontano, non devono, cioè dovevano stare un po' chiuse in casa, lì sotto controllo.
Allora, per me l'istruzione è una componente fondamentale della nostra società, per cui no, secondo me non è accessibile per tutti e tutte, probabilmente non è più accessibile per le donne, soprattutto donne immigrate che vengono in Italia, sia richiedenti asilo che donne rifugiate, che donne provenienti da varie violenze, di tratta eccetera, perché ovviamente c'è sempre una differenza tra ciò che è scritto e ciò che poi si verifica che è concreto. Quindi la forma e la sostanza sono sempre due cose diverse e quindi sì, è un diritto, però in concreto non è applicato nella realtà di tutti i giorni, perché non sento di molte donne che vengono, diciamo, da realtà lontane e quindi possono usufruire del diritto dell'istruzione per imparare la lingua, non per forza per andare a lavorare, ma semplicemente per andare a pagare una bolletta imposta, oppure fare imparare o accompagnare i loro bambini a scuola a fare i compiti, oppure semplicemente andare a pagarsi un biglietto al cinema. Cioè, sono cose semplici della quotidianità e per me anche questo è casa. Insieme al razzismo, il sessismo è una delle ragioni principali degli alti tassi di disoccupazione femminile. Che cosa rappresenta per te il lavoro? It's very difficult. It's very difficult, and if peradventure you have a child, it looks very difficult, because they will say, if you are working, how do you take care of the child? And if, for example, the child is not feeling sound, what do you do? As a woman, if you are not working, how do you survive? How do you live your life? If we don't have the right to work as a woman or as an immigrant in this country, Italy, that means they are pushing us aside to go to prostitution or to go and do the prostitution work, because you cannot say that a woman should be staying without working. How do he survive when he does not have husband? He cannot survive. He has to look for a method or a way to survive. That is my own opinion. Che io non avevo neanche i documenti, il permesso di soggiorno, ho avuto un po' di problemi e non poteva neanche cercarlo. Adesso che ho preso il permesso di soggiorno, adesso devo trovare un altro lavoro. Io per adesso sto lavorando in campagna, però penso di cambiare lavoro, perché quello non è un lavoro che mi piace. Quando hai 2 bambini, non hai uno che ti può dare una mano a aiutarti, lavoro con i turni, cioè proprio nell'orario quando loro sono a scuola non ce la fai a trovare. Invece se trovi un lavoro con i turni, come fai? Se non hai uno che ti dà una mano. Non mi piacerebbe iniziare un lavoro, poi il giorno dopo chiamare e dire no, non posso venire perché ho i bambini, non ho dove lasciarlo. Mi piacerebbe fare la parrucchiera. Allora, per me il lavoro è una delle cose più importanti della vita dell'essere umano, perché attraverso questo tu puoi avere una tua realizzazione nella tua vita. Però c'è un problema, che sono donna. Non è sempre facile fare un mestiere di un certo livello, perché hai sempre da sgomitare tra i maschi in una società patriarcale. È abbastanza tosta. È sempre una critica, qualsiasi cosa tu faccia. Se fai la parrucchiera, vabbè, ma è femmina, ci sa fare. Se fai l'imprenditrice, ma si crede la prima donna, vuole comandare tutti. Diciamo che sei sempre etichettata come donna e come individuo non in grado di poter gareggiare e rientrare nella concorrenza tra tutti gli altri lavoratori. E anche a livello salariale mi sono sempre chiesta questa percentuale di differenza tra l'uomo e la donna, che fanno lo stesso, che esercitano la stessa professione e quindi hanno le stesse capacità e fanno gli stessi compiti. Qual è la differenza tra entrambe le persone?
Probabilmente siamo rimasti a una società antica, arcaica, che sostiene ancora questo modello a livello anatomico e sociale, per cui ce lo siamo portati avanti, ed è il motivo e la causa per il quale dopo si verificano queste realtà che io credo sia nel 2020 ma anche nel 1950 non ci dovevano essere, non ci devono essere e non ci dovrebbero essere in futuro, perché è soprattutto grazie alle donne che il mondo sta cambiando e finalmente possiamo avere voce, perché queste donne hanno avuto il coraggio di urlare i propri diritti, soprattutto alla faccia di quegli uomini che credono ancora con la loro mascolinità tossica di poter prendere in comando, diciamo, sì, cioè di poter comandare ancora questa società, ecco. Io voglio dire a tutte le donne di non avere paura, di avere il coraggio, di andare avanti, di vivere la vita meglio possibile, perché la vita è solo una, di non spaventarsi di niente. Voglio dire a queste che non hanno studiato, queste ragazzine, di studiare molto, di andare a scuola, di seguire i propri sogni e di realizzare i propri sogni che hanno.